Ciao amici, oggi vi mostro come importare in Excel un file CSV e più che semplicemente importarlo, gestire le informazioni presenti nel CSV nelle classiche celle di Excel. Perché che succede? In assenza di quello che vi faccio vedere, quando si cerca di aprire un file di tipo CSV con Excel, quindi semplice doppio clic, questa è la schermata che ci viene davanti, cioè sono sostanzialmente tante righe con tutto il contenuto delle righe del file CSV che però non sono disposte in colonne, quindi questo rende il tutto poco leggibile e poco gestibile pure sul nostro Excel, cioè in pratica non riusciamo a utilizzare le funzionalità e le potenzialità di Excel che ci permettono di agire su singola cellula e su singola cella e fare un po' quello che vogliamo. Dunque, quello che ci manca da fare per rendere questo file gestibile come siamo soliti fare con Excel è ehm, distribuire questo testo che adesso vedete è in una singola cella, in ogni riga è popolata solo la prima cella, distribuire questo contenuto sulle varie colonne del file. Come si fa? Selezioniamo la prima colonna, quindi come vedete ho selezionato la colonna A, vado in Dati, Tab Dati e scelgo Testo in colonne. Mi appare questo menu, questo pop-up, dove ho la possibilità di capire come ripartire il contenuto in colonne. Nello specifico, posso ripartirlo secondo delle delimitazioni, quindi mi viene chiesto se il contenuto del file che voglio ripartire in colonne è delimitato. In questo caso, quali sono i delimitatori? Proviamo ad andare avanti. Tab, punto e virgola, virgola e spazi, oppure altri caratteri che possiamo andare ad imputare a mano, inserendoli qui. Oppure se la ripartizione in colonne avviene secondo una larghezza fissa, del contenuto, della singola, cella. In questo caso, siccome è un CSV, i file sono separati proprio da delimitatori, dalle virgole. Dunque, selezioniamo delimitato, andiamo avanti e andiamo a scegliere come delimitatore. Possiamo selezionarne più di uno, in questo caso possiamo anche rimuovere il tab e scegliere solo la virgola perché è la virgola che delimita i vari valori presenti nella singola cella. Come vedete, dopo aver selezionato il limitatore, ci viene mostrata l'anteprima di quale sarà il formato dei dati del nostro Excel e quindi vediamo che già ha strutturato in colonne il contenuto e le colonne sono queste che vengono mostrate. Dunque, appare subito facile capire se il delimitatore selezionato è valido oppure no. Per esempio, andando a scegliere lo spazio, già vi accorgete che l'anteprima del contenuto che ci viene mostrata non è molto coerente con quello che vogliamo ottenere, quindi abbiamo subito un feedback sulla scelta che facciamo. Spazio è sbagliato, spostandoci su virgola invece la ripartizione in colonne del contenuto sembra subito coerente, quindi andiamo avanti. Fine. Ed ecco il formato CSV ripartito in colonne Excel con diciamo, un layout del file che adesso è molto più gestibile secondo le nostre esigenze. Come vedete, il testo è stato ripartito correttamente in colonne. Le colonne chiaramente non sono adattate alla lunghezza del contenuto. Volendo, la selezioniamo, facciamo testo a capo e risulta ancora più leggibile. Però diciamo che da qui in poi gestire il CSV che prima sembrava complicato diventa molto più semplice. Step ultimo è salvare il nuovo file magari in un formato Excel, quindi passando al- alla classica cartella di lavoro in maniera tale da avere i file già pronti per futuri utilizzi, aggiungendo magari eventuali logiche un pochino più particolari che più si adattano alle nostre esigenze. Spero di esservi stato utile. Al solito lasciatemi suggerimenti, osservazioni o quello che volete nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!